Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Dopo l'ottimo risultato ottenuto con il primo video sulla Cheese, ho voluto continuare e fare un nuovo test. Quindi oggi sono qui per fare il video integrale per la realizzazione delle mozzarelle, cosa che secondo me spaventa un po' perché può sembrare un po' più complicato, ma in realtà vedrete che è decisamente fattibile. Quindi adesso il procedimento completo senza nessun passaggio saltato per la realizzazione delle mozzarelle e poi ci vediamo alla fine per i commenti. Sigla e via! Eccoci ignari con gli ingredienti per fare le mozzarelle. Sono super esaltato. Allora, 2 litri di latte intero, mi raccomando, fresco, di alta qualità, 3 grammi di acido citrico, 50 grammi di acqua, 50 grammi di yogurt intero, 5 ml di caglio e 10 grammi di sale. Le operazioni da fare fuori dalla macchina del formaggio sono due preliminarmente. La prima è quella di sciogliere in un'insalatiera i 10 grammi di sale con un litro di acqua e lo andiamo a fare. Poi andiamo a sciogliere l'acido citrico con 50 grammi di acqua fredda. Eccola qua. E anche questo è fatto. Andiamo a mettere il latte. Mettiamo lo yogurt. Mescoliamo per bene. Aggiungiamo l'acido citrico. Eccolo qua. Chiudiamo. Programma della mozzarella. E via. Si è accesa la spia del caglio. A questo punto dovremo introdurre il caglio. Lo sciogliamo in 50 grammi di acqua. Mescoliamo. Come abbiamo fatto nell'altra ricetta, inseriamo mescolando il caglio, fermiamo, chiudiamo e diamo ok. Dovremo aspettare circa un'ora perché si crei la cagliata. Ok, la lucina della spatola si è accesa. A questo punto due operazioni: togliere metà del siero che andrò a mettere in questo piatto sporcando tutto e poi tagliare la cagliata in pezzi di circa 4 cm con la nostra spatola. Quindi procediamo. Tagliamo la cagliata. Poi togliamo buona parte del siero, metà dice circa. Ok? A questo punto ricopriamo e diamo ok. Altri 30 minuti. Ok, si è accesa per la seconda volta la spia della spatola. Dovremo sminuzzare la cagliata e dare ok aspettando ancora 15 minuti. Chiudiamo e altri 15 minuti di attesa. Accesa la spia con la freccia verso l'alto, questo significa che dobbiamo semplicemente alzare il cestello e lasciarlo scolare per circa mezz'ora. La spia della mano si è accesa. A questo punto due operazioni: togliamo il cestello, lo posizioniamo sul piatto e andiamo a sostituire il siero con dell'acqua che ho già preparato. Quindi sostituiamo il siero
Ok, metto l'acqua, metto il coperchio e do ok. L'acqua diventerà molto calda, arriverà a 90 gradi. Nel frattempo possiamo preparare del ghiaccio e inserirlo all'interno dell'acqua salata che abbiamo preparato all'inizio, perché quando faremo una mozzarella dovremo poi metterla in quell'acqua salata col ghiaccio. A tra poco. Attendiamo che la macchina scaldi l'acqua a 90 gradi, possiamo sfilacciare un po' la cagliata con le mani. Ultimo passaggio, il più delicato ma soddisfacente. Si è accesa la spia della mano, quindi l'acqua ha raggiunto la temperatura di 90 gradi. Adesso dovremo fare questa operazione. Nel frattempo preparo il ghiaccio all'interno dell'acqua. Quindi a questo punto cominciamo ad immergere il cestello più volte all'interno dell'acqua bollente, lo lasciamo per qualche secondo e poi lo estraiamo. Ripetiamo l'operazione 3 o 4 volte. È bollente l'acqua. Ora cominciamo a impastarla, vedete? Ripetiamo, continuiamo. Ecco, vedete che diventa sempre più gommosa, penso che si veda abbastanza bene, è già una palletta. Continuiamo, trasmettere il calore. È quasi pronta secondo me, bella morbida, bella lavorabile. Vedete che, ecco, forse ancora un attimo, è molto gommosa. Ma ci siamo. Scotta, io ho le mani che resistono abbastanza bene, comunque possiamo a questo punto prenderne un pezzo, creare una pallina. Ora la vedete, metterla nell'acqua ghiacciata. Non nell'acqua ghiacciata. Eccola qua. Eccoci ragazzi, abbiamo visto il procedimento completo. Sono convinto di aver seguito tutto alla lettera e di avervi mostrato anche quello che nei video di Ariete non vi viene mostrato perché saltano alcuni passaggi. Quindi io sono convinto, mi direte poi cosa ne pensate, di aver seguito il procedimento in maniera pedissequa. L'unica cosa che vi posso dire è: io ho usato il latte intero, fresco, di alta qualità. Secondo me per avere un risultato migliore sia per quanto riguarda il sapore che la consistenza che per far filare meglio la mozzarella in fase di creazione, forse è meglio usare un latte di quelli delle aziende agricole, magari che è un po' più ricco. Però insomma io ho seguito le istruzioni, il risultato l'avete visto, al palato non che fossero chissà quale goduria, però insomma dai, secondo me per un neofita che non sa
nulla di questo tipo di procedimenti di caseificazione, io sono soddisfatto, spero che anche voi possiate ottenere dei buoni risultati seguendo il procedimento, o comunque che non vi spaventiate per la realizzazione delle mozzarelle con la B-Cheese. A questo punto non mi resta che ricordarvi di iscrivervi al canale perché farò altri test su altri tipi di formaggio, e il Barba vi saluta e alla prossima!